Buongiorno, sono Anna Maria Schena e sono il direttore generale di Villa delle Ginestre. Questa è una struttura sociosanitaria convenzionata ubicata in periferia di Napoli. Ci occupiamo prevalentemente di riabilitazione e di disturbi dell'età evolutiva, come ad esempio ADHD, disturbi dell'apprendimento, disturbi dello spettro autistico, oltre a patologie sindromiche, ritardi cognitivi, eccetera. Siamo attivi da più di 20 anni e abbiamo in carico più di 500 pazienti. Reability viene utilizzata come strumento alternativo o complementare alla terapia classica, soprattutto nel trattamento di bambini con disturbi dell'apprendimento, deficit dell'attenzione, disturbi dello spettro autistico e nei ritardi lievi dello sviluppo, quindi in logopedia e neuropsicomotricità. Abbiamo trovato una buona applicabilità anche in alcune patologie motorie, soprattutto utilizzando scenari con maggiore interattività corporea da parte del paziente. L'esigenza di un ambiente terapeutico di questo tipo nasce dalla necessità di coinvolgere i piccoli pazienti nel processo di cura, limitando in questo modo l'atteggiamento oppositivo spesso dimostrato nei confronti della terapia classica. Tale opposizione rende difficile l'approccio al paziente e l'espletamento della cura. L'idea in questo caso è quella di utilizzare un videogioco per catturare l'attenzione del bambino e vincere la diffidenza iniziale al fine di creare un ambiente più rilassato in grado di predisporre il paziente alla terapia. Un ulteriore vantaggio offerto dall'approccio tecnologico utilizzato è quello di circoscrivere la terapia all'interno di uno spazio controllato, in grado di osservare e rilevare tutti i comportamenti del paziente, al fine di poterli utilizzare per offrire al medico un servizio di monitoraggio fine dei miglioramenti e al paziente un servizio di terapia personalizzata, in grado di evolvere di pari passo con i progressi della terapia. Attualmente il concetto di terapia riabilitativa rinvia ad un'immagine asettica dove l'utente paziente svolge i compiti assegnati dal terapista, sulla base delle difficoltà diagnosticate. Gli esercizi riabilitativi sono inoltre spesso ripetitivi e quindi poco stimolanti per il paziente in età evolutiva, che si annoia rapidamente, diminuendo l'impegno e la partecipazione e di conseguenza l'efficacia del trattamento stesso. L'immagine del terapista, così concepito, rinvia a figure quali quella delle insegnanti, dei genitori e altre figure rappresentative delle autorità. In un contesto così preorganizzato, il bambino si affaccia alla terapia con un livello spesso di ansia da prestazione, tale da compromettere le risposte delle sue funzioni cognitive, memoria, attenzione e relazione. Portando Reability invece in terapia, abbiamo lavorato su funzioni cognitive attraverso specifiche stimolazioni e abbiamo avuto un sensibile cambiamento e rimodellamento, diventando più efficienti di conseguenza e migliorata quindi la memoria, l'attenzione, la percezione uditiva e visiva e le competenze linguistiche.